Ti è mai capitato di fidarti ciecamente di qualcuno, per poi scoprire che ti mentiva da anni? Immagina di svegliarti un giorno e scoprire che tua moglie conduce una seconda vita, con due amanti e segreti che mai avresti immaginato. Dopo 37 anni di matrimonio, lui ha scoperto la verità e oggi ti racconta tutto, senza filtri. Resterai incollato fino alla fine, perché c'è un dettaglio scioccante che scoprirai solo alla fine. Il pacco era sul bancone della mia cucina, indirizzato a mia moglie ma stranamente etichettato come privato e confidenziale. Dopo 37 anni di matrimonio non avevamo mai tenuto segreti l'uno dall'altra, o almeno così pensavo. Conobbi mia moglie durante un blackout in un museo locale. Rimanemmo bloccati nella stessa mostra sulla ceramica antica quando le luci si spensero. Per 2 ore restammo seduti su una panchina vicino alle luci d'emergenza, parlando di tutto e di niente. Quando finalmente tornò la corrente, le chiesi il numero. Uscimmo insieme per quasi 2 anni prima che trovassi il coraggio di chiederle di sposarmi. L'anno successivo ci sposammo con una piccola cerimonia. La vita che avevamo costruito sembrava perfetta agli occhi degli altri. I nostri 2 figli crebbero e andarono a vivere per conto loro, lasciandoci a godere del nostro nido vuoto. Il mio lavoro alla FedEx mi teneva incredibilmente occupato, soprattutto durante le festività, quando facevo turni di 12 ore. Tornavo a casa esausto. Per oltre 3 decenni ho caricato camion, smistato pacchi e infine gestito una squadra di autisti. Il lavoro era fisicamente impegnativo, ma provavo orgoglio nel garantire che le consegne arrivassero puntuali, con il sole o con la pioggia. Mia moglie lavorava come supervisore alla cassa da Costco, occupandosi dei cassieri e aiutando i clienti. Il suo capo, il direttore del magazzino, la elogiava spesso per la sua efficienza. Ma non sapevo cosa si nascondesse dietro a quei complimenti. Il primo segnale che qualcosa non andava arrivò quando mia moglie iniziò a lavorare fino a tardi. Non solo occasionalmente, ma 3 o 4 sere a settimana. Quando chiedevo spiegazioni, borbottava qualcosa su controlli inventario o corsi per l'assistenza clienti, ma senza mai entrare nei dettagli. Poi arrivarono le telefonate misteriose. Mia moglie usciva sul retro per parlare al telefono, a volte per un'ora intera. Se uscivo anch'io, la conversazione si interrompeva bruscamente. Diceva che stava parlando con un collega. Poi arrivarono i cambiamenti nel suo aspetto. Vestiti nuovi, pettinatura diversa, molto più trucco. Davvero tanto. Dopo decenni insieme, all'improvviso sembrava voler impressionare qualcuno. Mi dissi che era solo una fase. Forse arrivare a 60 anni la faceva sentire il bisogno di sembrare più giovane. Ma in fondo sapevo che qualcosa non andava. Il pacco di quella mattina fu la mia goccia che fece traboccare il vaso. Non lo aprii. Non sono quel tipo di persona. Ma più tardi notai che era sparito. Quando lo menzionai con noncuranza, mia moglie si irrigidì per un secondo. Solo alcuni campioni di libri dal lavoro, disse. Ma perché mai stava guardando dei libri? Mia moglie non ha mai letto un libro in vita sua. Quella notte non riuscivo a dormire. La svolta arrivò da una fonte inaspettata. Un vicino mi disse per caso di aver visto spesso l'auto di mia moglie parcheggiata davanti a una casa dietro un'altra macchina. Disse di essere certo che fosse la sua auto perché aveva una targa personalizzata. Il suo medico si trovava proprio in quella zona, quindi l'aveva vista più di una volta. Pensavo che magari aveste comprato una casa lì, disse mentre buttavamo entrambi la spazzatura. Non aveva idea della bomba che aveva appena sganciato. Quel weekend dissi a mia moglie che andavo a pescare con degli amici. Era un sabato libero raro. Da FedEx, i weekend sono spesso i momenti più intensi, soprattutto nel reparto smistamento dove lavoravo. Ma invece di pescare, mi fermai con l'auto davanti al Costco ad aspettare. Lo so, suona male, ma chi non avrebbe fatto lo stesso? Alle 5 uscì dal lavoro con alcune colleghe. Nulla di strano fin lì. Ma invece di dirigersi verso la sua auto, camminò per 2 isolati e salì su una berlina nera che non avevo mai visto. La seguii a distanza, con lo stomaco sottosopra. L'auto si fermò davanti a una tavola calda, a circa 15 minuti dal Costco. Dal finestrino vidi mia moglie, con cui ero sposato da quasi 40 anni, seduta accanto a un uomo della nostra età. Era il suo capo, il direttore del magazzino.
Il modo in cui si avvicinavano l'uno all'altra non era affatto professionale, nemmeno lontanamente. Scattai alcune foto col telefono, ma ogni click era come una pugnalata al petto. Non li affrontai subito. Avevo bisogno di altre prove. Dissi alle risorse umane che avevo bisogno di 2 settimane di permesso. Non fecero storie. Avevamo il personale e io avevo ore accumulate. Così, nelle 2 settimane successive, diventai un detective part-time nel mio stesso matrimonio. Controllai i tabulati telefonici. Centinaia di messaggi verso 2 numeri diversi. Uno apparteneva al suo capo, l'altro era un mistero. Trovai scontrini per acquisti effettuati con la nostra carta di credito in giorni in cui lei diceva di essere al lavoro o a conferenze. C'erano regali costosi che non avevo mai visto. Una notte, mentre dormiva, controllai la sua email. C'erano messaggi del suo capo in cui parlavano del loro accordo speciale in corso da 8 mesi. Ma il vero colpo arrivò da un'app sul suo telefono. Credo si chiamasse Text Me. I messaggi provenivano da Roy, il suo ex ragazzo del college prima che ci conoscessimo. A quanto pare si erano ritrovati a una rimpatriata l'anno prima. I messaggi erano espliciti. Racconti dettagliati dei loro incontri e piani per rivedersi. Mia moglie non stava solo tradendo, stava portando avanti 2 relazioni contemporaneamente. Per un uomo che si era sempre considerato attento e sveglio, mi sentii il più grande idiota del mondo. Tutte quelle notti fuori. Tutti quei controlli inventario o emergenze lavorative. Tutti quei weekend via. Rimasi seduto nel nostro ufficio di casa fino all'alba, circondato dalle prove della doppia vita di mia moglie. 37 anni di matrimonio. E non mi ero accorto di nulla. Passai giorni a pensare a come affrontare la situazione. Una parte di me voleva esplodere, scuoterla e chiederle come potesse buttare via quasi 4 decenni insieme. Ma non sono fatto così. Dovevo agire con calma e strategia. Feci copie di tutto: email, scontrini, tabulati telefonici. Consultai un avvocato senza dirle nulla. Dopo 37 anni mi stavo preparando a una guerra contro la donna con cui pensavo di invecchiare. Scelsi un venerdì sera per affrontarla, perché sapevo che il giorno dopo sarebbe stata libera. Nessuna occasione speciale. Solo un giorno qualunque destinato a diventare straordinario, nel modo peggiore. Mia moglie tornò dal lavoro verso le 7. Sembrava sorpresa di vedermi seduto fuori in veranda, con la porta aperta e una cartellina davanti a me. «Sei tornato presto», disse posando la borsa. «In realtà sono perfettamente in orario», risposi. La guardai dalla veranda, alzai la cartellina e la sventolai. «Perché non vieni a vedere cosa ho trovato?» Si avvicinò, prese la cartellina e si sedette sulla sedia di fronte. Ah, ebbe una bella sorpresa a giudicare dalla sua faccia. All'inizio sembrava confusa, poi scioccata, forse colpevole, e infine qualcosa che somigliava al sollievo. E quello fece più male di tutto il resto. «Per quanto pensavi di continuare così?» chiesi. Non alzai la voce, non persi il controllo, non rispose subito. Chiuse la cartellina, la posò sul tavolo e la spinse via come se fosse contaminata. Non era mia intenzione che succedesse tutto questo. La scusa più vecchia del mondo. «Quale? La relazione col tuo capo o quella con l'ex?» chiesi. «Oppure non intendevi farmelo scoprire?» Il suo silenzio disse tutto. 37 anni, dissi. «È stato tutto vero almeno?» «Certo che era vero», sussurrò. «Ma le cose cambiano. Le persone cambiano. E tu hai deciso di diventare una bugiarda? Una traditrice? Una che pugnala alle spalle la persona che le è stata accanto per quasi 40 anni?» A quel punto iniziò a piangere. Non erano lacrime dignitose da persona sinceramente pentita, ma i singhiozzi disordinati di chi è stato colto sul fatto. Le spiegai cosa sarebbe successo da quel momento in poi. Avevo già spostato la maggior parte delle mie cose in un Airbnb e avevo abbastanza soldi per starci almeno un mese. Alcuni amici mi avevano consigliato di non lasciare la casa, ma non potevo rimanere lì. Se lo avessi fatto, lei non sarebbe rimasta viva. Le dissi che il mio avvocato l'avrebbe contattata il giorno dopo per avviare la procedura di divorzio. «Non puoi semplicemente buttare tutto via», protestò. La guardai a lungo. «È esattamente quello che hai fatto tu», le dissi.
Io sto solo rendendo la cosa ufficiale. Quando mi alzai per andarmene, mi afferrò il braccio. Il suo tocco, un tempo familiare e rassicurante, ora sembrava quello di un'estranea. Non significava nulla, erano solo... Le dissi di non toccarmi e strappai il braccio con forza. Tieniti le tue scuse per qualcuno che ancora ci tiene, le dissi. Uscire da quella porta fu sia la cosa più difficile che la più facile che abbia mai fatto. Per fortuna, il divorzio non fu un grande problema. Andò avanti senza intoppi. Alla fine, ottenni il 60% del valore della casa quando verrà venduta. Era irrealistico pensare che lei non avesse diritto a nulla dopo tutto quel tempo. Dividemmo gli altri beni. Lei tenne il suo fondo pensione, io il mio. Niente assegno di mantenimento. Il giudice disse che guadagnava abbastanza per mantenersi da sola. Mia moglie non contestò nulla, una volta capito quante prove avevo. Il giudice non fu affatto colpito dalla sua doppia infedeltà. I nostri figli rimasero scioccati quando glielo dissi. Per loro eravamo sempre stati la coppia perfetta, stabile, amorevole, inossidabile. Sapere che la madre aveva tradito il padre fece crollare il loro mondo. «Come fai a essere così calmo?» mi chiese una sera mia figlia. «Fidati, non lo sono», ammisi. «Sono arrabbiato, sono ferito, ma non permetterò a tutto questo di distruggermi». La parte più difficile non fu dividere i beni o le udienze in tribunale. Furono le notti da solo, a domandarmi cosa avessi sbagliato, a chiedermi se avrei potuto evitarlo in qualche modo. I miei amici furono la mia ancora. I colleghi di FedEx inizialmente non sapevano del mio divorzio, ma quando glielo dissi furono davvero di supporto. Dopo decenni passati a smistare pacchi sotto la neve, il caldo o durante le feste, erano più una famiglia che colleghi. Mi tirarono fuori quando volevo isolarmi. Mi ascoltarono quando avevo bisogno di sfogarmi. Mi ricordarono che le sue scelte non erano colpa mia. 9 mesi dopo aver lasciato casa, incontrai il capo di mia moglie da Best Buy. Distolse subito lo sguardo, il senso di colpa stampato sul volto. Seppi da amici comuni che la storia tra mia moglie e il suo capo non durò a lungo dopo il divorzio. A quanto pare, la situazione col suo ex complicò le cose. L'ultima volta che ho sentito parlare di lei, viveva da sola e cercava di riallacciare i rapporti con i nostri figli, senza troppo successo. E io? Ho iniziato a fare volontariato in un centro di addestramento per cani guida e da assistenza. Mi è piaciuto molto. Ho ripreso vecchi hobby e ne ho scoperti di nuovi. Un anno dopo il divorzio, ho fatto un viaggio in Alaska, un posto che mia moglie aveva sempre rifiutato di visitare. Mentre stavo su un ghiacciaio, guardando l'aurora boreale danzare sopra di me, ho sentito un peso andarsene. Non fingerò che il dolore sia scomparso da un giorno all'altro. Ci sono ancora momenti in cui un ricordo mi coglie di sorpresa, o quando allungo il braccio nel letto per abitudine e trovo solo spazio vuoto. Ma quei momenti si fanno sempre più rari. Molti amici e colleghi mi hanno chiesto cosa avrei fatto di diverso nel mio matrimonio. Ho risposto: nulla. Ho fatto tutto per renderla felice, ma non è bastato. A volte l'amore non basta. Non so cosa mi riservi il futuro. Uscire con qualcuno alla mia età non è facile, soprattutto con il bagaglio che mi porto dietro. Ma ora sono aperto alle possibilità. L'altro giorno, una donna del mio gruppo di trekking mi ha invitato a prendere un caffè. Ho detto di sì. 37 anni sono tanti da dedicare a qualcuno, ma il resto della mia vita è ancora tutto mio. E questa è la cosa più importante del tradimento. Chiude un capitolo, ma non deve chiudere la tua storia. Tu cosa avresti fatto al suo posto? Scrivilo nei commenti, perché questa è una di quelle storie che fanno riflettere tutti. Se anche tu pensi che la verità, per quanto dolorosa, sia sempre meglio dell'inganno, metti un like al video e iscriviti al canale per altre storie vere che ti lasceranno senza parole.